Spazio, l'ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di civiltà, per arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima. Ciao a tutti, oggi vorrei consigliarvi questo film intitolato For the Love of Spock, realizzato da Adam Nimoy, ovvero il figlio del grande Leonard Nimoy, il mitico Spock di Star Trek. Il saluto con cui concludo ogni mio video è naturalmente un omaggio al grande Leonard Nimoy e al suo straordinario personaggio Spock. For the Love of Spock è il personalissimo omaggio realizzato dal figlio Adam per ricordare il padre Leonard Nimoy, attore che ha legato indissolubilmente la sua immagine a quella del mitico vulcaniano di Star Trek, un documentario che ripercorre la vita privata e la carriera su piccolo e grande schermo del popolare interprete, basandosi su interviste e compagni di viaggio ancora viventi e sulla riproposizione di rare immagini di repertorio. L'aura mitica di una personalità destinata a godere sempre e comunque dell'immaginario comune di lunga vita e prosperità. Questo è il documentario che vorrei consigliarvi quest'oggi. Io, da grande appassionato della serie televisiva Star Trek, non potevo fare a meno di acquistare questo DVD e mi è piaciuto molto il film, quindi ve lo consiglio. Secondo me siete appassionati di questo straordinario personaggio e assolutamente andatelo a recuperare, poiché ne vale la pena. Questo è anche un libro che mi piacerebbe consigliarvi, molto molto carino, ricco di fotografie, si intitola Star Trek in Italy e ripercorre la storia di Star Trek fino naturalmente poi anche alla The Next Generation. Il mio preferito, devo dire, è Jean-Luc Picard, il capitano di Star Trek The Next Generation, ma sono naturalmente anche affezionatissimo alla serie classica e al personaggio probabilmente più iconico di sempre della serie di Star Trek, che è appunto Spock, il vulcaniano Spock. Star Trek, la serie classica. La prima serie di Star Trek esordisce l'8 settembre 1966 ed entra subito nella storia della televisione. Tra gli spettatori e gli eroi della saga spaziale si stabilisce fin dai primi episodi un feeling intenso e appassionato, che divampa quando alla fine del 67 la NBC decide di sospendere lo show a causa del basso indice di ascolto. Davanti alla minaccia di vedere svanire nel nulla l'ormai mitica Enterprise, i fan insorgono infatti come un solo uomo, ed è proprio la valanga di lettere degli spettatori a convincere la NBC a continuare per un'altra stagione. La produzione dell'epopea stellare, la prima serie di Star Trek, che fino all'avvento di The Next Generation non aveva bisogno di ulteriori specifiche. È ormai conosciuta come la serie classica, in contrapposizione alle nuove serie, oppure, soprattutto negli Stati Uniti, come TOS, The Original Series, che si compone di 79 episodi. Le star della serie classica sono Kirk, Spock e McCoy, il trio leggendario che è a capo dell'astronave con le funzioni rispettivamente di capitano, primo ufficiale e ufficiale medico. James Tiberius Kirk, William Shatner, è l'eroe romantico per eccellenza, con le sue avventure galanti e il suo coraggio indomabile. Spock, Leonard Nimoy, è invece, in quanto vulcaniano, l'occhio alieno che osserva il comportamento degli esseri umani. Spock è logico e apparentemente privo di sentimenti ed emozioni, ma nasconde dentro di sé un calore che appartiene alla sua metà umana e lo rende un giudice buono. Il personaggio di Spock rivela con chiarezza il legame tra Star Trek e il genere western, in cui non manca mai la figura del mezzo sangue, colui che appartiene allo stesso tempo a due mondi e per questo è in grado di valutarli con un po' più di spiccato senso critico. Il dottor Leonard Bones McCoy è invece la nota umanitaria e sentimentale, il curatore di corpi e di anime sempre pronto a offrire consigli e suggerimenti. I tre sono affiancati da una serie di personaggi collaterali divenuti sempre più importanti nel corso degli anni. Montgomery Scott Scotty, il capo ingegnere alle prese con le sue macchine, artefice di veri e propri miracoli per salvare l'Enterprise; il tenente Ura, Nichelle Nichols, addetta alle comunicazioni, che ci ricorda con la sua presenza le differenze razziali e la necessità dell'integrazione; Chekhov, il russo, e Sulu, l'orientale, che ribadiscono la mescolanza etnica che contraddistingue la società contemporanea. Dell'equipaggio dell'astronave fanno parte anche due figure femminili che hanno ben presto trasceso il loro ruolo fino a diventare anch'esse leggenda. Christine Chappell, l'infermiera innamorata di Spock, e Janice Rand, l'attendente di Kirk.
questa in breve la storia della serie classica di Star Trek di cui era protagonista Spock insieme a Kirk, ovvero il grande Leonard Nimoy, omaggiato in questo bellissimo documentario. E io da amante della fantascienza non posso non essere perciò un grande appassionato della serie Star Trek. Sarebbe meraviglioso pensare a una società del futuro come quella immaginata da Gene Roddenberry per il suo Star Trek. Penso all'equipaggio dell'Enterprise che è composto, pensiamo agli anni in cui uscì la serie nel 1966 in piena guerra fredda tra gli USA e l'ex Unione Sovietica, la Russia, abbiamo invece un russo ed un americano che cooperano, collaborano per un fine comune che è la conoscenza, la scoperta di nuovi mondi. Abbiamo una donna afroamericana negli anni della contestazione per i diritti civili della comunità afroamericana, pensiamo a Malcolm X, Martin Luther King, lo stesso Martin Luther King infatti quando durante il corso della terza stagione l'attrice Nichelle Nichols manifestò la volontà di abbandonare questo personaggio per dedicarsi ad altri progetti, bene lo stesso Martin Luther King la convinse, poiché era cruciale in quel determinato periodo storico che una donna, ancora più una donna di colore, ricoprisse un ruolo così importante ed iconico in una serie quale è stata Star Trek. Generazioni di uomini, poi divenuti volti chiave anche della NASA, sono cresciuti vedendo questa serie, che quindi ha ispirato anche la storia dell'esplorazione spaziale in qualche modo. È una serie che io personalmente adoro, sia la serie classica che le successive, in particolare come detto The Next Generation, che rimane la mia preferita, ma non posso non amare un personaggio unico quale è Spock. E insomma, con questo vi saluto consigliandovi di andare a recuperare perciò anche questo bel film, e mai come oggi perciò non posso che salutarvi con il mio solito lunga vita e prosperità.